Siamo pronti per un nuovo viaggio. Dopo essere stati in Puglia negli scorsi video, oggi ci spostiamo nelle Marche. In questi 3 giorni vi porteremo con noi a scoprire alcune perle dell'entroterra marchigiano in provincia di Ascoli Piceno. Questa zona così poco turistica ci ha regalato paesaggi inaspettati, cibi tipici deliziosi, borghi che sembrano fermi nel tempo e ci ha permesso di conoscere persone dalla gentilezza straordinaria. Se come noi amate scoprire luoghi ancora autentici e ricchi di tradizioni, siete nel posto giusto. Ora, senza perdere altro tempo, venite con noi nelle Marche. La nostra base per i prossimi 3 giorni sarà Castel di Luco, un minuscolo agglomerato di case dove al centro svetta un maniero unico nel suo genere, dalla forma circolare. Il castello è appena stato ristrutturato dopo il violento terremoto del 2016 e a marzo di quest'anno ha riaperto agli ospiti. Le stanze sono una più bella dell'altra e mantengono gli affreschi originali sui soffitti. Per non parlare poi della sala dove ci spostiamo per pranzo, un'assoluta meraviglia. I piatti tipici che proviamo sono tutti buonissimi e la vista sulla vallata che si ha dalle finestre è stupenda. Non potevamo iniziare meglio il nostro soggiorno qui. Cominciamo l'esplorazione dei dintorni. Solo 10 minuti di auto e ci troviamo a Santa Maria, una delle tante frazioni di Acquasanta Terme, per iniziare il sentiero per Luvurghe. Seguiamo la segnaletica in legno e percorriamo una stradina in discesa, immersa nel verde e a ridosso delle montagne. La camminata è rilassante. In circa 15 minuti si arriva a Fondovalle, dove si trovano delle terme naturali e libere di acqua sulfurea. Vi accorgerete di essere vicini dal classico odore pungente dello zolfo. L'acqua è trasparente e tutto l'anno a circa 25-30 gradi. In questo periodo il posto è deserto ed è perfetto per staccare totalmente dal caos e leggere un libro con il suono del fiume in sottofondo. In estate potrebbe essere più caotico ovviamente, ma comunque molto suggestivo. Se passerete da queste parti è scontato dirvelo e sappiamo già quanto siete simili a noi, ma ricordate sempre di rispettare in ogni modo possibile un ambiente naturale così fragile. Facciamo la salita che con il caldo può diventare impegnativa, riprendiamo la macchina e dopo 5 minuti imbocchiamo una strada sterrata che ci porta fino a un piccolo parcheggio. Da qui parte il percorso per le gole del Garrafo. L'ambiente è ancora più selvaggio, camminiamo in stretti sentieri circondati da fiori e piante che in primavera sono incredibilmente rigogliose. Incontriamo alcuni tratti in cui bisogna aiutarsi con la corda per scendere sempre più in giù, fino all'interno del canyon. La gola è bellissima e caratterizzata da rocce a stratificazione orizzontale, dall'aspetto insolito. In primavera la portata d'acqua è troppo elevata, ma se siete appassionati di torrentismo e avete un animo avventuroso, in estate è possibile fare un percorso di circa 2 ore, per inoltrarsi nel canyon dove le pareti si fanno sempre più alte e vicine tra loro. È consigliato farlo accompagnati, o comunque con caschetto e attrezzatura adatta. Noi saremmo davvero curiosi di provare. Come ultimo punto di oggi cambiamo completamente scenario. Passiamo da un ambiente fluviale alla maestosità delle montagne. Una strada panoramica tutta a curve ci porta al cospetto dei Sibillini, più precisamente ai piedi del Monte Vettore. La nostra destinazione è Forca di Presta, un valico a 1550 metri d'altezza che divide Marche e Umbria. Il paesaggio, non sto nemmeno a dirvelo, è pazzesco, ma meglio lasciar parlare le immagini. Siamo riusciti a vedere un tramonto spettacolare sui Sibillini e tra l'altro di fronte abbiamo la piana di Castelluccio di Norcia che è uno spettacolo. È stato stupendo poter visitare un luogo così, essere davanti a questo spettacolo naturale e ascoltare solo il rumore del vento. Ci saremmo fermati volentieri di più, ma quando è iniziato a fare buio ci siamo incamminati. Prima di rientrare ci fermiamo per una pizza ad Arquata del Tronto. Le olive alla scolana al tartufo che abbiamo mangiato qui sono assolutamente da provare. Torniamo a Castel di Luco per la notte. Ragazzi, se avete sempre sognato di dormire in un vero castello, qui c'è un'atmosfera incredibile. Ci svegliamo presto questa mattina, non vediamo l'ora di continuare a scoprire la zona. Facciamo un'ottima colazione con torte fatte in casa, in una sala affrescata. Di certo non capita tutti i giorni di iniziare la giornata in un posto come questo. Il primo stop di oggi è il lago di Gerosa, uno specchio d'acqua artificiale dalle acque verdi e blu, dove si riflettono i Monti Sibillini.
Ci si arriva direttamente in macchina e in estate è possibile anche fare il bagno o un giro in SUP. Il bosco poi è perfetto per rilassarsi all'ombra dei pini. Se avete voglia di un picnic, questo è il luogo ideale. E poi a breve distanza ci sono così tante cose da vedere, come ad esempio Monte Monaco. Questo borgo si trova in una posizione super panoramica, a 1000 metri sul livello del mare. Nel Medioevo era molto famoso per via della leggenda della Sibilla appenninica, che si dice vivesse in una grotta a pochi chilometri da qui, tra i Monti Sibillini appunto. Erano molti gli alchimisti, negromanti e viandanti che facevano base a Monte Monaco per visitare la Sibilla. Personalmente adoro conoscere queste leggende. Il borgo ha conservato il suo aspetto autentico, con tutte le case ancora in mattoni a vista. Nella parte più alta del paese si trova un grande parco da cui poter ammirare un panorama splendido sulle montagne. Per la sua bellezza incontaminata, Monte Monaco è stato definito la perla dei Sibillini. Per pranzo ci spostiamo a Monte Gallo. Qui, ai piedi delle montagne e immerso nella natura, troviamo un rifugio che fa anche da ristorante e campeggio. Un luogo fantastico, con tavoli all'aperto e dove si mangia benissimo. L'accoglienza genuina ricevuta da tutte le persone incontrate fino ad ora è quello che secondo noi sta rendendo indimenticabile il viaggio. Mario, il gestore del rifugio, canta mentre noi pranziamo. C'è una bella atmosfera allegra e conviviale. Lasciamo Montegallo dopo un super pranzo. Ora ci serve camminare un po' per smaltire tutto quello che abbiamo mangiato. La nostra prossima fermata è il Parco dei Calanchi e del Monte Ascensione, a pochi chilometri da Ascoli Piceno. Siamo circondati dal verde delle colline, fino a che, arrivati a Porchiano, lo scenario cambia improvvisamente. Il nostro breve trekking parte proprio dal minuscolo borgo, ormai quasi disabitato. Iniziamo a camminare in uno dei punti più suggestivi di tutto il parco, con i calanchi che si estendono tutto intorno a noi. Il terreno argilloso è particolare, il colore è grigio e privo di vegetazione contrasta con il verde dei boschi creando un paesaggio unico. Salutati i calanchi, andiamo verso uno dei paesi più belli della zona. Offida è un piccolo gioiello, conservato perfettamente e con un aspetto elegante. Piazza del Popolo, con la sua forma triangolare e i bellissimi loggiati, è il punto nevralgico della vita della città. Chiese, palazzi nobiliari e soprattutto il palazzo comunale si affacciano su questa piazza. Ed è proprio all'interno di quest'ultimo che troviamo il Teatro Serpente Aureo. Non so se lo sapete, ma le Marche sono la regione dei teatri. Praticamente ogni cittadina ne ha uno. Quello di Offida è particolarmente bello, con gli affreschi verdi sul soffitto che rappresentano le muse e Apollo. Passeremmo ore in questa bellezza, ma dobbiamo ancora visitare uno dei luoghi simbolo del borgo. Santa Maria della Rocca è una chiesa trecentesca costruita su uno sperone di roccia, a ovest del centro storico. È costruita su 2 livelli e l'accesso principale è oggi posto nella cripta. Camminando tra le colonne e il basso soffitto a volte, non ci si aspetta di trovare un ambiente così grande appena dopo una breve rampa di scale. L'effetto sorpresa è assicurato. Pensate che questa incredibile struttura è rimasta per quasi 100 anni in stato di abbandono, fino a che nel 1974 il comune decise di intervenire. Quando usciamo, la luce del tramonto è splendida e ci regala una vista speciale sul borgo e sulle dolci colline intorno a noi. Mentre diventa buio, ripassiamo da Piazza del Popolo, che di sera ha un aspetto totalmente diverso. Una delle feste più importanti qua ad Offida è il Carnevale, lo vedete sicuramente dalle scritte luminose qua alle mie spalle, e quest'anno ha festeggiato i suoi 500 anni. Facciamo 2 passi per le strette vie acciottolate del centro, prima di fermarci per cena in un'osteria tipicamente offidana. Dopo il viaggio in Puglia e questo nelle Marche avremmo preso almeno un paio di chili, ma direi che va bene così.
È ora di tornare alla nostra dimora, ma non perdiamo l'occasione di fare un'ultima passeggiata per un'offida deserta, il nostro momento della giornata preferito, per scoprire in tranquillità angoli nascosti di un luogo. Ultima mattina qui. Prepariamo gli zaini e facciamo poi un giro per il castello. È così romantico e affascinante aggirarsi tra queste sale, sapendo quanta vita e quanta storia si è svolta tra queste mura. Questa è la vecchia cucina del castello che è stata convertita a sala relax, infatti ci sono le tisane per gli ospiti e è stato mantenuto il profumo di fumo. Si vedono anche parti delle pareti che sono annerite per non snaturare completamente quello che è stato, quindi per dare una continuità tra passato e futuro. È quello che ci ha spiegato Francesco, il proprietario del castello. È stata proprio un'esperienza eccezionale dormire qui, ci siamo trovati benissimo. Ma è ora di salutare Castel di Luco per guidare fino all'ultima tappa di questo viaggio. Siamo a Ripatransone, un borgo soprannominato il Belvedere del Piceno, per la sua posizione super panoramica. Vogliamo però iniziare la mattinata con un po' di adrenalina. Appena fuori dal paese, infatti, a ridosso delle mura antiche, si trova il parco avventura Ripadventure, dove è possibile cimentarsi in diversi percorsi con ponti tibetani, scale e zipline. Ci sono attrazioni per adulti e bambini a partire dai 3 anni. Io non avevo mai provato niente di simile e mi sono divertito tantissimo. E poi si trova in un incredibile contesto naturale che rende l'esperienza ancora più bella. Siamo infatti all'interno della Selva dei Frati, un bosco protetto di querce secolari. Pochi minuti e ci troviamo in centro storico. La prima cosa che ci colpisce è il colore omogeneo delle case, tutte in mattoni che mantengono il loro aspetto antico ma curato. Su alcune porte d'ingresso sono ancora visibili le incisioni con i nomi dei proprietari originali dell'abitazione. Visitiamo il teatro, situato al primo piano del Palazzo del Podestà. Non poteva assolutamente mancare. Ci dirigiamo subito dopo verso una delle curiosità più famose di Ripatransone, il vicolo più stretto d'Italia. Pensate che all'altezza delle spalle è largo 43 cm, ma più in alto si restringe fino a 32, un vero record. Continuiamo tra i vicoli del borgo fino alla scenografica scalinata di Via Margherita, tra gli angoli più belli e pittoreschi del centro secondo noi, è un luogo perfetto dove poter salutare questa zona del Piceno. In questi 3 giorni siamo riusciti ad apprezzare moltissimo l'autenticità di questo territorio rurale, così poco conosciuto al turismo di massa e per questo così bello. La natura è ancora incontaminata, le persone genuine sono felici di raccontare la propria terra e i borghi sono piccole gemme che si possono visitare in tranquillità senza paura della folla. Noi vogliamo ringraziare prima di tutto Viral Passport per averci invitato a scoprire una così bella realtà, insieme a Picon, Galpiceno e Istao Ancona, e per averci dato la possibilità di raccontarla anche a voi. Dobbiamo come sempre ringraziarvi per essere arrivati alla fine del video. Se volete supportarci nel nostro lavoro, sapete che il modo migliore per farlo è lasciare un mi piace e iscrivervi al canale. Vi aspettiamo nei commenti perché siamo curiosi di sapere se conoscevate già questi luoghi o se ne avete altri da consigliarci, scriveteceli qua sotto. In ultimo, se avete in programma un viaggio nelle Marche, non perdetevi il video che trovate qui a destra. Ci sono altri suggerimenti da seguire su questa bellissima regione. Grazie, ci vediamo settimana prossima. A presto. Ciao! Ciao ciao!